La discesa dei candelieri, o Faradda, come i sassaresi sono soliti chiamarla, è la manifestazione che incarna in sé lo spirito e la tradizione di Sassari. L'origine risale alla seconda metà del XIII secolo, quando la città si trovava sotto la dominazione pisana e da Pisa fu mutuata l'offerta della cera alla Madonna la sera della vigilia dell'Assunzione. Assunse le connotazioni di voto religioso nei secoli XVI e XVII, formulato dai gremi, le antiche corporazioni di arti e mestieri e dalle autorità cittadine in seguito alle numerose pestilenze che si abbatterono sulla città, con l'offerta di 10 grossi ceri di legno. Un'ordinanza del 1531 disciplina l'ingresso dei candelieri nella chiesa di Santa Maria. La giornata inizia molto presto per i gremianti. Verso le 7 i vari gremi si recano a prelevare i candelieri nelle chiese e vengono portati davanti alle rispettive case di ciascun obriere. Qui ha inizio la vestizione dei candelieri, uno dei momenti più particolari della giornata. Gli attuali componenti sono gli eredi dei fondatori di queste antiche associazioni, costituitesi nel tardo Medioevo sull'esempio dei più importanti centri cittadini dell'Italia e della Spagna. Tra il XVI e il XVII secolo furono redatti i loro statuti e si dotarono di una cappella per la celebrazione dei loro riti religiosi. Le figure di spicco dei gremi sono gli obrieri, obriere maggiore ed obriere di candeliere, cui spetta il compito di portare lo stendardo. Entrambi sono nominati il giorno della festa patronale. Allora, siamo qui col signor Gianfranco che fa parte del gremio dei sarti da circa 15 anni. Adesso ci racconterà qualche curiosità sulla discesa dei candelieri. Ok, allora, come vive la manifestazione del candeliere? Guarda, oggi per noi è una giornata magica, perché la festa dei candelieri per un sassarese è il massimo. È molto faticoso trasportare il candeliere? Sì, però ti appaga la soddisfazione di portare il candeliere, il sogno di tutti i sassaresi. È molto pesante? Questo pesa abbastanza, intorno ai 250. Ma vi preparate molto tempo prima o... No, ormai siamo già tarati per questo qua, basta l'adrenalina. Basta la birra? La birra anche, questa fa cornice. Questa aiuta. Se qualcuno volesse entrare nel gremio, c'è qualche domanda, una cosa che fa? Sì, fa una piccola domanda, poi frequenta un annetto, un po' di mesi, fa vedere che c'è l'attaccamento, si prepara e poi si fa il suo frac, il suo vestito e il giorno della festa c'è il battesimo. Ok. Ci può dire qualcosa su come funziona la discesa, come inizia? Allora, la discesa inizia quando noi arriviamo su in Piazza Castello e il gremio con l'obriere vanno in chiesa, la chiesa del Rosario, fanno una preghiera alla Madonna, depositano la bandiera, poi vanno a fare il brindisi a un bar, si fa il brindisi, poi si ritorna indietro, si riprende la bandiera e si va di nuovo in Piazza Castello assieme al candeliere con i portatori e si inizia la varada in ordine gerarchico dai fabbri ai piccapietre, seguendo tutto il resto dei candelieri. Durante il percorso della varada alla fine si arriva a Santa Maria in ordine contrario. Entrano prima i massai e poi via dicendo gli altri. Il primo che ha sfilato entra l'ultimo praticamente. Ho letto che I più viene fatto ballare più... I candelieri vengono ballati perché è anche un po' una festa tra il sacro e il profano. Quindi è anche una festa, oltre a essere un'immagine votiva. Stavo leggendo da una parte che più balla, più dice che è buon auspicio, per una buona annata, non so. Diciamo che in tradizione era così, ma oggi è un po' andata perduta, dai. Però tutti insieme facciamo un
una bella cornice. Poi durante il percorso ci sono anche diciamo così, dei gemellaggi che facciamo un candeliere con l'altro, a volte possono essere 2, a volte possono essere 4. Facciamo questo gemellaggio che è bellissimo, praticamente ballando il candeliere si viene incontro 2 o 4 candelieri, a volte succede, e questo diciamo che è proprio un abbraccio tra candelieri, è una cosa bellissima perché è anche un segno di fratellanza, di grande amicizia, dai. Mi sa spiegare perché questo candeliere alla fiammella è diverso da tutti gli altri sulla cima? Questo candeliere ha la fiammella perché è proprio il vero simbolo del cero. Allora, quando sono nati i candelieri erano proprio dei ceri veri e propri, erano dei grandi ceri. Poi negli anni questi ceri praticamente per via del costo della cera, siccome erano molto esose come specie, via dicendo, allora sono nati questi candelieri. E questo è l'unico che è rimasto col simbolo del cero. C'è da dire un'altra cosa, che questo qui con quello dei muratori si alternano a giorni, anni dispari e anni pari. Noi sfiliamo penultimi o terzultimi. Ci atteniamo col gremio dei muratori, c'è anche questa, diciamo, questa tradizione. Diciamo. Tra i vari candelieri c'è competizione? Diciamo che c'è un po' di competizione e questa competizione non è poi rivalità, è bensì crescere, perché la competizione ti fa crescere, perché a volte guardando il meglio si arriva a diventare anche meglio. Ed questo è un buon... A volte succede che c'è un po' di gelosia, però poi viene ammortizzata da tutto il resto della festa. Alla fine poi tutti ci facciamo gli auguri, siamo in migliaia, ci facciamo tutti gli auguri, è tutto un buon... Ripeto, il giorno è perché ho detto poco fa che è una giornata magica, perché poi qui avviene questo abbraccio di tutte le persone della città, quale se siano, magari il giorno poi tutti i rancori vengono dimenticati e si pensa solo alla varanda. Non per niente esiste da 500 anni, vuol dire che sotto c'è qualcosa che funziona. Ok, la ringrazio. La vestizione viene completata in tarda mattinata. In seguito i candelieri vengono fatti ballare vicino alla casa dell'obriere o al luogo in cui sono stati preparati per la discesa. Nel pomeriggio ha inizio la salita verso Piazza Castello. Ci troviamo in corso Vittorio Emanuele, come potete vedere alle mie spalle ci sono i candelieri che si stanno dirigendo alla chiesa del Rosario per la benedizione e dopodiché ci sarà la discesa vera e propria. Seguiteci. Ad iniziare la discesa sono i fabbri. Il candeliere è di colore rosso. I simboli del mestiere sono l'incudine, il martello e il compasso, raffigurati nel capitello e nella parte posteriore del fusto. Nella parte anteriore della colonna è dipinto San Eligio, attorniato da fregi color oro. Nella base è raffigurata la torre, emblema della città di Sassari con 2 grifoni rampanti. Dopo i fabbri è il turno dei piccapietre. Sono gli antichi maestri scalpellini, cavatori e tagliatori di pietra. Il candeliere fu costruito nel 1955.
Di colore bianco avorio, sulla parte anteriore del fusto ha raffigurata la Madonna della Salute. Il terzo candeliere a scendere è quello dei viandanti. Sono gli antichi trasportatori e venditori ambulanti. Il candeliere risale alla seconda metà del XVIII secolo. Il colore dominante è rosso mattone. Sul fusto è dipinta un'immagine della Madonna del Buon Cammino ed un putto che sostiene un panneggio. È il turno dei contadini, detti anche zappatori. Si costituirono nel 1803 dopo la separazione dai Massai. Il candeliere apparteneva anticamente al gremio dei pastori, ormai estinto. Sulla parte anteriore del fusto sono raffigurati gli attrezzi del mestiere e un'immagine di San Giovanni Battista mentre battezza Gesù. La discesa prosegue con i falegnami. Il candeliere fu costruito nel 1921 dai fratelli Clemente, affermati mobilieri sassaresi. Sul fusto sono scolpite le insegne della categoria. Nel capitello un'immagine del loro patrono San Giuseppe. Dopo i falegnami è il turno degli ortolani. Ricordano l'origine di Sassari come centro agricolo e per questo hanno anch'essi simboli legati alla loro professione. La bandiera è di colore verde e venerano come patrona la Madonna di Valverde. L'attuale candeliere è una copia dell'originale, realizzata nel 1988. Il settimo candeliere è quello dei calzolai. I simboli del mestiere sono le cesoie, il martello e la tenaglia. Lo stendardo è di colore rosso cupo, la loro patrona è Santa Lucia. Il candeliere, caratterizzato da 4 colonnine, fu costruito nel 1924 per sostituire quello più antico e inutilizzabile. È di colore bianco e riporta sulla parte anteriore i martiri turritani, Gavino, Protto e Gianuario. L'ottavo candeliere a scendere è quello dei Sarti. Il loro simbolo sono le forbici, lo stendardo è di damasco giallo-oro e la patrona è la Madonna di Montserrat. Il candeliere si distingue dagli altri per lo stile baroccheggiante, con un motivo a spirale lungo la parte superiore del fusto. 4 medaglioni in quella inferiore raffigurano la Madonna di Montserrat, San Gavino, San Antonio e San Omobono. Sulla cima arde un braciere. Il penultimo candeliere è quello dei muratori. Hanno come simboli corporativi la squadra, il martello ed il compasso. Lo stendardo è celeste e venerano come patrona la Madonna degli Angeli. Sul fusto del candeliere sono raffigurati 3 angioletti su un piedistallo, che tengono tra le mani i simboli del mestiere. Sul capitello sono scolpiti dei putti. Sfila per ultimo il candeliere dei Massai. Erano i grossi proprietari terrieri, dediti alla coltivazione dei cereali. 3 simboli della corporazione spicca il grano. Lo stendardo è di colore bianco e la loro patrona è la Madonna delle Grazie. La colonna del candeliere è decorata con motivi floreali e sulla parte anteriore compare l'immagine della Madonna delle Grazie. La Faradda prosegue attraverso Corso Vittorio Emanuele, passando davanti al Teatro Civico, in cui vi è il sindaco con la giunta ad attendere i gremi. Una volta arrivato anche l'ultimo gremio, i Massai stostano a Palazzo Civico per la cerimonia dell'Intrevu e il brindisi a Cent'anni.
Una volta entrati tutti e 10 candelieri in chiesa, ha luogo una breve cerimonia a cura dell'arcivescovo di Sassari, al termine della quale il voto si può considerare sciolto fino al prossimo 14 agosto. La discesa dei candelieri rimane una tradizione viva nel cuore dei sassaresi e di tutte le migliaia di persone che ogni anno raggiungono la città da ogni parte del mondo.